Amici rossoneri, è il momento di scendere in campo, perché è tornato il Fanta dei milanisti. In palio ogni giornata ci sono maglie ufficiali del Milan, buoni Amazon da 100 euro e, tra i premi finali, iPhone 16, MacBook Pro 14 pollici e molto altro. 270 crediti per la rosa, mercato sempre aperto, ma soprattutto solo milanisti. Sfida gli speaker di Radio Rossonera e gli altri ascoltatori. L'iscrizione costa solo 19,99 € per tutta la stagione. Vai su fantalgoritmo.it/Radio Rossonera e affrettati, perché in caso di spareggio vince chi si è iscritto prima. Dal 1 di luglio cambiano i costi dell'abbonamento al nostro canale YouTube. Sei già abbonato? Ecco come fare l'upgrade. Vai sul nostro canale YouTube e clicca su abbonamento. Nel menu che si apre, seleziona Esegui upgrade. Clicca successivamente su Squadra livello 1 e sulla destra troverai il tasto Cambia livello, un piccolo gesto che ci permetterà di continuare a raccontare il Milan in modo indipendente e senza condizionamenti. Ogni lunedì mattina vi tengo compagnia con 20 minuti di sproloquio a braccio, senza limiti e senza filtri. Appuntamento alle ore 7 solo su Radio Rossonera. Al 28 luglio del 2025, buon lunedì a tutti, buona settimana qui da Radio Rossonera Talk con Beatrice Sarti. Ciao Bea. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Caspita, in onda sembra un pannafragola la tua maglietta, incredibile. Non ho ancora visto, non male. Accendo. Dall'altra parte del vetro quest'oggi in regia c'è Morgan, carissimo Morgan, ciao e grazie. Tum a te. E in generale al mercato del Milan si spera che arrivi questo benedetto Tum. Sta bene dai in onda questa camicia. Sì, assolutamente sì. Niente da dire. Abbiamo una decina di grafiche per parlare di mercato, ma soprattutto della trattativa, mi verrebbe a dire del momento, ma in realtà del momento non è, visto che insomma ci tiene banco da ormai giorni numero 46, ovvero Ardon Jajari. Poi ovviamente parliamo anche del resto, parliamo anche di quello che abbiamo visto in amichevole, parliamo di quello che sono state le indicazioni da Hong Kong, parliamo di altro che riguarda il mercato del Milan, non solo Jajari, eccetera, eccetera. Sì. Va bene, siamo arrivati, come detto, al giorno 46, Bea. No, un po' stanchini tutti, credo, non solo stanchini. Noi in generale, ci mancava pure la telenovela di 46 giorni. Però ragazzi, che vi devo dire, così è un'estate così. Un'estate fresca, Bea, un'estate molto fresca in Col di Milano. Saluto tutti quelli che sono già arrivati qui con noi in chat, così tra poco poi partiamo. Tipo Fili92 che ci saluta e anche rinnovato l'abbonamento per il 4º mese. Grazie della compagnia. Giorgio, dimettiti, Fili, sei un sognatore. Cooper91, ciao a te, a Marco che scrive: mi sbaglierò, ma la mia sensazione è che il Bruges fa il suo, poi alla fine arriverà. Io sono sempre stata Ciao, su Daniele. di questo avviso, una farfallina, ma semplicemente perché mi sembra che tutti i protagonisti si siano un po' troppo spinti oltre. Il Milan, Jajari, il Bruges, il rapporto tra il Bruges e Jajari mi sembra alla canna del gas proprio, quindi se in questo momento penso che alla fine si possa chiudere è per questo, perché in base a ciò che è successo nel weekend mi verrebbe più da dirti no.
Se valuto il resto, la tempistica, il tempo che è passato, il rapporto del ragazzo col club, il fatto che lui vuole solo venire al Milan, Ma guarda, adesso direi tra poco ne che parliamo sono perché ottimista. rispetto a questa vicenda la si può vedere veramente da tante parti e più o meno non ti dico che ogni parte può avere delle ragioni, Mm, sì, sì, è vero. ma ne parliamo tra poco. Partiamo subito con la grafica numero 1. Caro Franco, avrei voluto fare anch'io questo titolo della trasmissione, ma me l'hanno bocciato, ovvero due giocatori che escono Sì, in uscita, ovvero Davis Vasquez, che aveva già rescisso con noi settimana scorsa, ha fatto le visite con la Roma e quindi è diventato e diventerà a breve anche ufficialmente un nuovo giocatore della Roma, quindi il secondo portiere della Roma, visto che insomma con Gollini, beh, qualche storia tesa con Gasp. con Gasp Sì, sì, c'è. sì, sì. Sì, Vasquez rimane... Cioè, Mm. la rescissione del contratto di Vasquez resta tra i misteri di questo mercato, come Adli. Cioè, sono quelle cose che dici, boh, perché sono successe, non lo capisco. Detto ciò, va alla Roma gratis, perché hai rescisso e quindi la S Roma lo tessera senza pagare nulla. Sì, va bene. Mentre Lollo Colombo è andato, come lo sapete, al Genoa, ha fatto anche lui le visite mediche Sì. dopo la lunga trasvolata che l'ha riportato in Europa e quindi una volta poi fatto tutto quanto già arriverà l'ufficialità anche di questa trattativa. Ci rimane a questo punto ufficialmente soltanto Santiago Jimenez come punta. Ci sono ovviamente Rafael Leao e Noah Okafor a vario titolo e a vario modalità. Poi ovviamente in chiusura di trasmissione parleremo anche della punta perché ci sono delle novità da Torino. Bea, sulla punta. Ed è giusto raccontarle. Eh beh, certo, sappiamo che in questo momento il discorso punta vortica in quella città. Mm. Grafica numero 2. Ah, è vero, Daniele, mi sono dimenticato di fare la grafica. È ufficiale anche il saluto di Emerson Royal. Sì, Che è che ha andato... preso la 22 pure al Flamengo. Ma il Flamengo non ha giocato Riccardo Kakà, quindi credo No, possa. ma infatti ho detto, se lo sente proprio come numero, Mm. solo che qua aveva qualche problemino Mm. quel numero. Cioè, prendere quel numero. Ciacca nel mentre è andato a Sunderland. Sì, è andato al Sunderland, qui vi ho riportato il tweet di Fabrizio Romano, accordo raggiunto tra tutte le parti coinvolte per 20 milioni, contratto fino al 2027, via libera del Leverkusen che lascerà partire il ragazzo. Boh, cioè onestamente, allora, i 20 milioni sono non pochi, per un giocatore di quell'età. Non ho capito perché lui è andato al Sunderland, onestamente. Cioè, io sarei rimasta lì a sto punto. Non so, forse gli avranno offerto di più di ingaggio, onestamente questo non lo so. Però, Il Sunderland che è una delle squadre che è venuta su dalla Championship. Quindi... appunto. Peccato perché ci sarebbe servito, dico questo. Poi è ovvio che 20 milioni il Milan secondo me non li metteva sul piatto, non voleva darne 15, 13, quindi figuriamoci 20. Però serviva ad Allegri, sappiamo che era uno dei giocatori che Allegri aveva richiesto e vabbè, peccato. No, già, assolutamente sì, peccato anche per il tipo di calcio che abbiamo iniziato a intravedere da parte di Sì. Allegri, insomma un giocatore di questo tipo avrebbe fatto ovviamente comodo davanti alla difesa ed era principale richiesta di Allegri editare, però insomma lo sappiamo, le vie del mercato del Milan sono infinite. A proposito di Ciacca, andiamo a vedere chi in realtà più o meno ha preso il suo posto in campo, ovvero Samuele Ricci, grafica numero 3, Morgan, perché insomma c'è una piccola intervista rilasciata a Gazzetta dello Sì. Sport di Samuele, che ha giocato le prime 2 partite con il Milan, tra poco ne parliamo a proposito di questo. Ho trovato uno staff molto bravo, un clima disteso, compagni concentrati sul disputare una stagione importante. Non potevo chiedere di meglio. Allegri, noi centrocampisti, chiede di dare solidità. Tecnicamente dobbiamo cercare di subire meno passaggi interni possibili, quindi chiudere le linee di passaggio interne davanti alla difesa. Di giocare il pallone velocemente in avanti perché conosciamo la qualità e la rapidità dei nostri esterni e anche questo l'abbiamo visto. Insomma, appena si recupera palla cercare subito davanti, soprattutto Rafael Leao.
Se li mettiamo in condizione di far male anche usando il cambio di gioco è tutto più semplice, la prestazione c'era stata anche con l'Arsenal, ma abbiamo avuto più difficoltà in fase di possesso perché non riuscivamo a sviluppare gioco in verticale. A Hong Kong invece abbiamo creato tante occasioni in contropiede, siamo stati concreti come ci chiede il mister, conoscevamo il valore del Liverpool e siamo stati concentrati fin dal primo minuto. C'era bisogno di chiudere e di essere ancora più solidi rispetto alla gara contro l'Arsenal. La parola d'ordine è non esaltarsi. Obiettivo Champions, oltre ad essere la priorità, è quello che il Milan merita. Poi vedremo dove saremo negli ultimi mesi. Questo è Max che parla in pratica. Esatto. Bisognerà andare avanti step by step e cerchiamo di non guardare troppo al futuro. Questo è Samuele Ricci, insomma. Beh, la traduzione, secondo me, delle parole dei protagonisti, in primis di Massimiliano Allegri, il giorno stesso della conferenza di presentazione, è: noi dobbiamo arrivare al quarto posto. Poi, se a marzo ci accorgiamo che siamo in zone un po' più interessanti, vediamo. È un po' questo il mood. Più o meno sì, più o meno sì, più o meno sì. A proposito, vediamo anche la grafica numero 4, perché tanto questo sarà un lungo avvicinamento ad Ardon. Anche noi ci avviciniamo lentamente ad Ardon Yajari. Cosa ci ha detto Liverpool-Milan, Bea? Che Max... Innanzitutto che questa è la maglia più bella delle tre, per quanto mi riguarda. Sì, te gusta? Già che non ha quel blocco dietro, secondo me. Beh, poi Rafa con quella, vabbè, che a lui sta bene tutto. Però a me è la maglia che piace di più, è questa piccola nota di colore, poi passiamo al campo. Che Max è maestro di incasso e riparto. Sì. Cioè, è il suo. Blocco basso, difendo, sto stretto, cerco di non prenderle e appena recupero riparto. Beh, è un gioco adatto alla rosa, forse ancora di più alla rosa dell'anno scorso, per paradosso, quando c'erano Theo e Reinders, forse, tirata per l'estremo. Però diciamo che la nostra rosa si adatta a questo tipo di gioco, soprattutto con Leao, con Loftus-Cheek, eccetera, eccetera. Adesso da poco ne parliamo. I difensori, se protetti, rendono meglio, l'abbiamo visto. Caspita, sono 3 anni che lo diciamo. Beh, ma è normale, ragazzi, cioè i difensori se sono esposti a meno rischi, hanno meno rischio di sbagliare, cioè mi sembra abbastanza logico. Leao è ancora più fondamentale. Qui sì, ci siamo adesso non voglio gettargli la croce addosso a Rafa, quindi però veramente ci stiamo un po' buttando nelle sue braccia, nel senso, se farà molto bene noi andremo molto bene, se si addormenta per 3 partite Ma perché poi ad oggi è un po' più complicato. Perché poi ad oggi tu non sai come renderanno alcuni giocatori. Cioè magari tra qualche mese parleremo di Leao, Pulisic e Modric e Yashari e... Cioè in questo momento lui sai che è la certezza. Poi non so perché, non dico di noi, poi ce lo scrivete ogni tanto, ma vabbè. Però in generale anche gli addetti ai lavori, altri, non considerano mai Pulisic. Cioè in questo momento questa squadra è Leao e altri 10. Quando anche Pulisic comunque è un giocatore che nelle ultime stagioni ha fatto molto bene. Però vedo che in questo momento nel Milan di Allegri c'è Leao e gli altri. Beh, adesso non sto toccando, diciamo così, la qualità tecnica e tattica anche di Christian Pulisic. È ovvio che nelle prime 2 partite, poi lo vedremo nel prossimo futuro, gli è stato chiesto un lavoro veramente impegnativo, estraneo. Diciamo che gli è stato chiesto veramente un grandissimo sacrificio. Praticamente ha fatto il quarto a sinistra. Sì. Quindi poi ovvio che quando riparte con te, certo. Pulisic, però gli viene chiesto un lavoro difensivo molto 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 forte. Quindi penso e spero che diciamo così, nel medio periodo invece qualcosina in più faremo fare a qualcun altro e non a lui, ecco. Alexis, garanzia di rendimento, l'abbiamo visto anche nelle prime 2. Ma questo lo dovete dire a chi l'ha sparato via negli ultimi 2 anni. Ma Alexis non è un giocatore che dici... non è un giocatore che ti strappa l'occhio, che dici wow. Però è un giocatore che averlo o non averlo, io me lo tengo.
No, a parte che cambia averlo, non averlo, Certo. abbiamo visto negli ultimi 2 anni. Però non è il giocatore che il tifoso ti dice mamma mia, No, salva che è ovvio che non è wow. che ti risolve una stagione vincendo le Però partite. Ok. io il trattamento che ha avuto non l'ho mai compreso. E stai vedendo. Poi sicuramente è cresciuto, dopo aver fatto una stagione al Bologna, una stagione a Roma, sicuramente è cresciuto rispetto a 2 anni fa. Avrà aggiunto qualcosa al suo bagaglio tecnico, ci mancherebbe. Però io un giocatore così me lo tengo e come. Ma adesso, magari non è quello che può piacere al tifoso, non è nemmeno quello che può piacere al dirigente, che tanto più o meno gli ultimi dirigenti erano poco più che tifosi, quindi la qualità era quella. Però la prima cosa che ha fatto Tare, la prima proprio cosa che ha fatto Tare, appena è arrivato alla Roma, gli ha detto girare e uscire per Alexis Salmacher. Quindi. E oltre Tare sono stati Pioli, sono stati Fonseca, è stato Allegri, cioè quelli che realmente di campo qualcosa spiccicano. Vabbè. Ruben Loftus-Cheek a suo agio negli spazi. È la revenge season, Bea? Ne parleremo tra poco, visto che abbiamo una grafica dedicata a Loftus. È difficile. Vabbè, ne parliamo dopo? O ne parliamo adesso? Dopo. Dopo. Ricci a piccoli ma buoni passi. Lo vedo che sta entrando in punta di piedi. Sì. Senza spaccare a destra e a sinistra, fare e disfare. È ovvio che, insomma, poi pian piano prenderà. Credo che più o meno a tutti i giocatori della rosa Allegri in questo momento chieda un determinato tipo di lavoro, poi avremo modo di vederli in un altro piano. E poi Sprazzi di Okafor. Sì, non l'ho visto male. No, Non l'ho visto male, mi sembra anche un po' più tonico fisicamente. Su questo non avevo grandi dubbi, visto gli ultimi mesi dove li ha passati. E lui stesso aveva messo delle foto in cui mostrava che stava lavorando da quel punto di vista, dal punto di vista del fisico. Però non l'ho visto male, No. sia come tenuta fisica, sia come modo che ha avuto per approcciare la gara. ma guarda, lo dico molto a bassa voce perché tanto so che potrebbe non piacere. Però su determinato tipo di cambio di peso, proprio per forza muscolare della parte bassa, per come è riuscito a tenere botta spalla a spalla con l'uomo, anche trattenuto, eccetera, mi sembra fisicamente tornato a un livello da pro. Ok, da giocatore spendibile. Poi può piacere o non piacere, possiamo fare diciamo così, dei ragionamenti sul lungo periodo, abbiamo visto che è un giocatore sul quale magari non si può fare grande affidamento perché ha degli alti e dei bassi mostruosi, eccetera, eccetera, eccetera. Però mi sembra che dal punto di vista fisico sia tornato spendibile. Ecco, mi sembra fisicamente. Sì, beh, rispetto a mesi fa, rispetto a prima della sua partenza per Napoli, non c'è paragone. No, direi proprio di no. Ringrazio Leonardo che ha rinnovato per il 37esimo mese. Grazie a Leonardo. Grazie Leonardo. Con la difesa 3 il Milan non ha solo un sostituto? Sì, Leonardo, ma penso e spero che non. In teoria dovremmo giocare a 4, anche perché così era stato detto da Tare stesso e in parte da Allegri. Quindi credo che si vada verso il 4-3-3 alla fine, che poi magari quando sei in non possesso diventa 4-5-1 e quando attacchi. Però eccetera, io qualche eccetera, dubbio sulla difesa ce l'ho, Tu? A livello numerico, a livello di interpreti. Vabbè, Cioè, si gioca a 4 no? sì, ma non sono 4 su cui io ho grandissime certezze, sinceramente. Cioè, se arrivasse un difensore centrale al posto di uno dei 4, principalmente uno per me Pavlovic, non mi dispiacerebbe. Cioè, non è una difesa così intoccabile per me, a livello proprio di interpreti, poi al di là del 3 o 4, è chiaro che se giochi a 3 è diverso. Però per me non è anche se non mi sembra che nei piani del Milan attualmente ci sia il pensiero di farlo. Sì, accolgo l'obiezione di Umbrenzo, che non è abbonato. Cosa ci fai non abbonato, carissimo? Visto che sei qui quasi tutti i giorni, abbonati a 2,99. Tare aveva detto anche terzini giovani, poi arrivate Stupignan. Lo sappiamo, le parole durante il mercato un po' le porta via il vento. Avete ragione. Però d'altronde se diciamo così, il diretto interessato parla, non posso dire ha detto una falsità. Cioè, mi devo fare affidamento su quello che dice.
Volevo leggere un altro messaggio. Manuel ci chiede: se salta Yajari andremo su Leoni e via di difesa a 3. Che dici, Bea? Leoni però bisogna capire, perché è un po' complicatina 11 anche leoni. quella. È un po'... Sì, già vedo la copertina del talk, 11 leoni. Però è una trattativa quella che bisogna capire un po' come evolve. In questo momento non è propriamente rosea, cioè proprio in generale portare via leoni da lì non mi sembra così semplice attualmente. Allora. Poi le vie del mercato sono infinite, come avete detto anche appena voi, cioè il terzino giovane, poi arrivate su Pignan, quindi il mercato sapete che cambia di giorno in giorno, a parte la vicenda Yashari che è così da 46 giorni, a parte i rialzi. Mercato sappiamo che magari in questo momento Leoni sembra inarrivabile, poi tra 2 settimane magari lo prende qualcuno. Grafica numero 5, Morgan. Così ci avviciniamo piano piano anche al mercato. No, Diego, non la faccio lo sfondo di Parma. L'hai già fatta la grafica Leoni? di Leoni con la città di Parma e non a caso... Le gare dell'estate del Milan. Allora, abbiamo giocato già a Singapore con l'Arsenal, perso 1-0, poi vinto ai rigori. Con Hong Kong invece abbiamo vinto con Liverpool 4-2. Però sì, i rigori non ci I sono rigori stati. no, vabbè, regolamenti strani dove trovarli. Il 31, quindi tra pochi giorni, giovedì, giochiamo a Perth con il Perth Glory, con le glorie di Perth, alle 12:20. Sì. Quindi in pratica poi ve la commentiamo in diretta sempre qui nel pomeriggio. Nel giro di 24 ore poi tra il 9 e il 10 giochiamo a Dublino col Leeds e a Londra col Chelsea. Dopodiché poi si inizierà a fare sul serio perché il 17 c'è Milan-Bari di Coppa Italia, il 23 la prima di campionato con la Cremonese e il 29 la seconda con Lecce. Dopodiché sosta. Questo è il programma fino alla prima sosta di settembre. La prima sosta è devastante. Prima sosta è devastante, non si augura a nessuno. No, non la si augura a nessuno, ma mi augurerei di essere in questo momento dietro alle spalle di Max Allegri. Su una spiaggia con una bella porta lì e tirare 2 rigori, ma invece dovremmo leggere le parole di Massimiliano Allegri, Sì. Bea. Grafica numero 6. Leggo io. Morgan. Vediamo un po' quello che ha detto Max, anche se mi sembra che il leitmotiv sia quello, circa. Allora, sono orgoglioso di essere qui aperta in una città bellissima dove non ero mai stato. Non vedo l'ora di visitarla, Posso di conoscere... Culo mostruoso. Vabbè, dai, cioè, è una cosa un po' Max diversa. riuscirebbe a parlare bene anche, credo, di... Non vedo l'ora di visitarla, di conoscere una nuova cultura, di sentire l'affetto dei nostri tifosi qui in West Australia. È la gara che concluderà il nostro tour e questo periodo di preparazione precampionato. Giocheremo in un bello stadio contro una squadra che ha ottenuto bei risultati. Mi aspetto progressi a livello di condizione fisica e tecnica. Sono tornato al Milan dopo 15 anni e sono contento di essere qua. Per noi sarà una stagione importante, vogliamo tornare in Champions League. Il Milan è uno dei club più importanti al mondo e deve giocare la Champions. Quando indossi questa maglia senti la responsabilità di rappresentare una delle società storiche e devi sempre dare il massimo. Il riposo fa bene, ma avevo voglia di tornare ad allenare. Ho scelto il Milan perché amo questa squadra e non potevo dire no. Faccio questo lavoro con passione e abnegazione e sono convinto che tutti insieme raggiungeremo gli obiettivi che ci siamo prefissati. Credo che Allegri diventerà più, diciamo così, più interessante, mi perdonerà, da ascoltare quando inizieremo a giocare per davvero. Vabbè, ma in questo momento lui è nel mood di uno che ha rilevato una squadra disastrata. No, nel senso che sono perché sempre dichiarazioni abbastanza... Cioè, Allegri è arrivato basic. al Milan dopo una stagione disastrata Sì. quindi è consapevole che se le cose miglioreranno lui deve fare, cioè quando dice spero che diventeremo squadra prima possibile, per me ha centrato esattamente il punto, perché questa squadra qui quest'anno non è stata squadra, perché altrimenti con quella rosa, quante volte sulla carta abbiamo detto ma ti pare che non arrivi quarto con Reinders, Teo, Leao, no. Quindi credo che lui abbia capito che il problema, uno dei problemi è stato quello, Caro Max, guardati bene intorno perché c'è il rischio che si torni tra qualche mese proprio lì, visto che c'è la possibilità concreta che si giochi Milan-Como a Perth. Comodo, dietro l'angolo. Grafica numero 7 invece, Morgan. Andiamo a
parlare di un giocatore che insomma ha fatto bene, ha fatto molto bene nella precedente amichevole, ovvero Ruben Loftus-Cheek, che in questa versione da mezzala incursore, Incursore. sì, molto mezzala quando Sì. la palla non ce l'hai e appena la palla viene recuperata, via che si parte nello spazio, e l'abbiamo visto arrivare spesso in zona gol, uno l'ha pure realizzato, insomma, in una versione molto quarterback, diciamo. Sì, questi sono Non i dati quarterback, che mi sono più dimenticata di scrivere box to di box, come SofaScore. diceva qualcuno. Io ho ancora sta cosa del box to box, onestamente. Ciao Tigi. Ma lui è un box to box. Chi? Tijani Reinders è un box to Sì, box. sì, sì. E anche, Ah, ok, è anche, box giusto, to box. sono più d'accordo con questo. Dicevo, questi dati li abbiamo presi da SofaScore, mi sono dimenticata di scriverli. Li vedete, tiri in porta 1, dribbling tentati 2 su 2, tocchi 23, passaggi precisi 12 su 12. Tutti. Tutti, sì. Cross 1, passaggi lunghi 0, duelli a terra vinti, duelli a terra 7, vinti 4, duelli aerei 0, vinti ovviamente 0, 3 palloni persi, un fallo subito, intercetti 2, poi vabbè vedete i tackle, 6 dribbling subiti. La l'heatmap è un po' poco rappresentativa forse di un Vuol dire che ha centrocampista, giocato. però per me, cioè io per come lo vedo ora, è più un giocatore offensivo che centrocampista. Cioè mi dà più quest'idea. Infatti, quando sono andata a cercare questi dati su SofaScore, loro l'avevano affiancato a Leao come seconda punta. Cioè sono andati a vedere la formazione e lì, non so perché. Beh, guarda la late map. In realtà lo troviamo nella nostra metà campo, che è diciamo dove insomma si ferma all'incirca per difendere, e quindi in una zona di centrodestra da mezzala dove il Milan si ricompatta e lui si ferma lì per difendere. In realtà lui in questa versione di Allegri, questa sorta di 5-4-1, era il quarto a destra, quindi lo vedete che in realtà è anche un po' più spostato verso destra. Poi lo perdiamo sulla tre quarti, ma per il semplice fatto che il Milan di Allegri sulla tre quarti non ci resta. Cioè recupera palla e se va bene arriva fino all'area avversaria, se va male la perde. Però non è una squadra che sale e quindi lo troviamo spesso a calpestare zone in tre quarti. Lo ritroviamo dove? In area di rigore. O lo ritroviamo dove? Al limite sullo spigolo a destra dell'area di rigore. Lo troviamo meno nella parte centrale del campo. Quindi è veramente un giocatore molto 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 legato a questa sorta di ruolo da incursore, Sì. che per come gioca Allegri è più indicato rispetto a un gioco, che ne so, di possesso. Sì. Ok? Rispetto ad altri giocatori, ecco. Ma guarda, io credo che lui sia un giocatore da seguire passo passo, nel senso che l'abbiamo visto, no? È un giocatore che si perde molto, si perde molto. L'anno scorso credo che non sia stato né considerato come fondamentale da Fonseca. Fonseca aveva provato un po' a ricoinvolgerlo, ma poi ha avuto anche dei problemi, perché ci ricordiamo la famosa appendicite, pare a Sì. Napoli. Però è un giocatore che devi proprio... Cioè, si parla sempre di Leao, no? Che devi seguire, però anche lui mi sembra un giocatore che lo devi molto coinvolgere, molto considerarlo, dargli dei compiti precisi, farlo sentire comunque al centro del tuo gioco, comunque delle tue idee di gioco. E credo che Allegri sia sulla strada buona per farcela con lui. È chiaro che è un giocatore che ha avuto anche diversi stop fisici, speriamo che questo possa succedere meno possibile, anche perché mi sembra che Allegri ci punti parecchio. No, ci punta assolutamente, ma lo sapevamo ancora prima di vederlo sul campo, insomma, da quello che filtrava, da quello che pensava Max. L'avevamo sempre detto anche questo, insomma, su Loftus ci punta tantissimo. È un giocatore È ovvio che... all'Allegri. Sì. È ovvio che perdiamo i gol di Reinders come Monte. Una parte magari li possiamo recuperare da lui se A è continuo e B non si infortuna. Perché l'abbiamo visto, è un giocatore che ogni tanto anche durante la partita stacca. Sì. Tipo nell'ultima con il Liverpool, ad esempio, non ha mai staccato, cosa che ci induce a pensare bene.
però è ovvio che siamo anche reduci da Ripeto, un passato ha dove fatto una invece ha staccato stagione in tanto. cui ti ricordi più i gol delle prestazioni, però i gol sono stati tanti. L'anno scorso non l'hai praticamente mai visto e questa è la stagione in cui si deve decidere chi è. Grafica numero 8, Morgan. Siamo arrivati alle 16:30 e apriamo le danze. Cara Bea, tanto era una lunga attesa per arrivare qui. Al giorno numero 46 della trattativa per Ardon Jajari. L'ultima offerta del Milan. Vi riporto più o meno quello che è uscito un'oretta e mezza fa, soprattutto dai colleghi belgi di Newsblad, che hanno raccontato di una struttura dell'offerta che è questa. Base fissa 33 milioni e 500 mila euro, più 1 rispetto alla precedente. Bonus facili, 2 milioni che scattano alla prima qualificazione Champions del Milan entro i primi 5 anni. Cioè il Milan, la prima volta che si qualifica in Champions, da qui ai prossimi 5 anni, fa scattare un bonus che farà intascare al Bruges altri 2 milioni. Poi ci sono altri 2 milioni e mezzo di bonus più difficili. Ok, per un totale di, come dicono a Ballando, 38 milioni complessivi, che sono ovviamente 35 e mezzo più o meno fatti e 2,5 di bonus classici. Ok? Questa è la struttura al momento. Poi c'è tutto il nesso e connesso. Filtro e ritrazione lato Bruges per le parole di Tare. Io ho messo punti di domanda, esclamativi eccetera per il semplice fatto che loro sono un mese che parla pure che so, il barista dello stadio, veramente senza vergogna. Però va bene. Ancora nessuna risposta ufficiale dal Bruges, ma filtra indiscrezioni dei media belgi di possibile rifiuto dell'offerta. Nel mentre, dal video che ha messo il Bruges non c'è l'armadietto di... Attenzione, qui parte il grottescometro, ragazzi, Qui sull'armadietto la lancetta è lì, verso la zona rossa. Però ve le riportiamo. È stata tolta la foto dall'armadietto, cioè nel caso non c'è l'armadietto di Jajari dallo spogliatoio. E in tutto questo, nota di colore, domani si allena ma non mercoledì perché andrà in Macedonia del Nord Attenzione, qui si è spaccato direttamente il per grottesco. il matrimonio del fratello. Al matrimonio del fratello, quindi non si allena col Bruges. Secondo me abbiamo raggiunto i livelli di Charles De Ketelare, che era andato a mangiare nel ristorante italiano e si sapeva anche che piatto aveva preso. Qui proprio abbiamo raggiunto Siamo livelli veramente finiti. pazzeschi. Vai, morale, torniamo un attimo seri. L'offerta c'è. Non sarà quella che voleva il Bruges. Non è però ovviamente così lontana da quello che voleva il Bruges. Come detto, la puoi veramente vedere da tante angolature, Bea. Cioè, la vuoi vedere lato Bruges? Io non la voglio vendere, te ne ho chiesti 40 non me li hai mai dati però. E nel mentre hai fatto forzare un po' la mano lato giocatore. E il giocatore ci ha un po' marciato su un po' troppo su questa situazione, perché se non si allena a me mi mette in difficoltà. Poi la vedo lato Ardon Milan. Jajari sta prendendo lo stipendio dal Bruges in questo momento, quindi onestamente per me, se lo facesse un giocatore del Milan, un conto è che la trattativa sta arrivando addirittura vera e gli allenamenti riprendono il lunedì e tu il venerdì chiudi. Ma qui ormai sono passate diverse settimane. Poi ragazzi, è ovvio che la squadra che deve comprare siamo noi. Il giocatore fa un torto al suo club, ma se un atteggiamento del genere lo avesse avuto, non lo so, Reinders, ma non l'avrebbe mai avuto Reinders. Appunto, lo so, però faccio un esempio, no? Cioè mettiamoci nei panni di una persona incredibile, Vabbè. uno spessore allora, morale. ho sbagliato l'esempio. Se questo atteggiamento l'avesse avuto, non lo so, ma io non penso che nessun giocatore nostro l'avrebbe fatto, quindi vabbè, forse è una considerazione. No, ma guarda, ti faccio un esempio. Il problema è che sei da sta parte e dici, milanista di titanio.
Però guarda, non... ti faccio un cioè, esempio, ti faccio l'esempio molto semplice. Metti caso che ne so, a metà giugno il Real Madrid impazzisce e vuol prendere uno tra Pulisic e Leao, metti, e decide che insomma, viene a chiederti Pulisic e Leao e tu gli dici, ma per Pulisic o Leao il prezzo è 80, metti, ok, a caso, 80 milioni. Arriva il Real Madrid e ti dice 55 più bonus. No, sono 80. E anche perché io non la voglio vendere. Pulisic e Leao sono fondamentali per me. Se le vuoi, mi devi dare 80. cioè la cifra che io voglio. 60. 65 più bonus. Poi inizia la trattativa e uno tra... decidete voi, facciamo Leao, tanto per dire. E Leao inizia a non andare all'allenamento, inizia a arrivare non tardi, inizia a arrivare, si allena col fisioterapista e non vuole partecipare all'amichevole e non vuole fare... A Madrid è madridista di titanio. Noi Leao, Poco ingrato, professionale. giocatore che... No, ma non esiste. io È il posso? gioco delle parti. Allora, io in questa vicenda credo che ci abbiano perso tutti, anche se alla fine si farà, perché c'è un livello di brutta figura per me generale, perché anche il Bruges, aspetta, fammi finire il discorso, anche il Bruges per me ha avuto un atteggiamento, cioè i dirigenti che vengono a Milano rispondono così ai colleghi, cioè non sono persone piacevoli, cioè A me è capito che non è sono inutile, proprio dei ok? barzellettieri. Cioè. Ok, bene. Per me il problema è stato che tu l'hai resa telenovela dicendo e facendo uscire dall'inizio tutto. Cioè, nel senso, se il Bruges vuole vendere questo ragazzo a 35-40 e tu la prima offerta o seconda, ora non mi ricordo, però le prime offerte che fai si aggiravano intorno ai 25, ma perché ti devono dire sì? Cioè, ma che roba è? Cioè, tu offri 25, questi vogliono 40, ma, cioè, probabilmente... Poi, per carità, nel mercato di oggi è anche difficile che non escano le cose perché ci sono tantissimi interpreti, qui ci sono anche gli intermediari, quindi alè. Però, sinceramente, cioè, un mese fa, perché sono andata a cercarle prima di dirvelo, cioè un mese fa il Milan offre 25 più bonus e il ragazzo mette pressione al Bruges affinché accetti l'offerta o comunque perché mostra la sua volontà. Ma no! Ma guarda, Bea, onestamente no, io non cioè, se io riesco a voglio fare una 40 colpa No, a però... nessuno, o meglio, una colpa probabilmente ce l'hanno tutti in questa situazione. No, ma infatti, ripeto, per me tutti hanno sbagliato. Però, se questi vogliono 40, tu fai uscire che la tua prima offerta è 25, perché te la dovevano accettare? Vabbè, ma lascia perdere e torna un secondo sul momento. No, ma io credo che la credine si sia sviluppata anche per questo, capito? Perché comunque... Ma guarda, io credo... Allora, da un lato per me noi non abbiamo capito, diciamo così, fino in fondo che per loro il giocatore valeva 40 e 40 dovevi dare. Se volevi quel giocatore, ok? Per il semplice fatto che, insomma, se io non lo voglio vendere perché penso e reputo che un'altra stagione da me magari lo fa valere di più Esatto. l'anno prossimo, me lo tengo e se lo voglio vendere è al mio prezzo. Certo. Dall'altro loro non hanno capito che al momento 36, 38, quelli che sono anche di più Ma infatti di per quel me che vale 25, probabilmente Arno secondo me Iasari. 25 erano un'offerta giusta. Ecco. Loro probabilmente sono impuntati al contrario e rischiano di perdere dei milioni più di quello che è il reale valore attuale del giocatore. Ok, anche forse per una questione di principio, non lo so, nel senso che se un giocatore adesso come adesso ti ha fatto capire che lì non resta, il rischio è che davvero poi ti ritrovi un giocatore contrario. Poi mi metto anche nei panni del giocatore, il giocatore ha i mondiali tra 12 mesi e non è che può passare una stagione a vivacchiare a Bruges, a giochicchiare, facendo passare il tempo. Dovrà rimettersi in moto, allenarsi e giocare se non parte. Oppure accettare una destinazione terza. Oppure, insomma, le questioni sono ancora abbastanza aperte. Però credo che in questa situazione ci si è tutti un po' impuntati, tutti si è un po' sbagliati. Si è sbagliati soprattutto le tempistiche, perché sennò altrimenti non arrivi al giorno 46. Ma infatti, ripeto, cioè, nel senso, io ora non so perfettamente come sono andati i pressing, però faccio un esempio.
Per me ora, se il Milan con i bonus arriva a 38, non ha senso che il Bruges dica no. Per cosa dici no? Quindi mi viene da pensare che dicano no ormai per principio, cioè che o è 40 certi o niente. Se tu probabilmente avessi offerto già dall'inizio 30 più bonus e spingevi il giocatore ad andare dal Bruges e dirgli guardate, io voglio andare via, accettate, magari non ci sarebbe stato questo clima di rapporti tesi. Tanto mi sembra abbastanza evidente che in questo momento tra Milan e Bruges ci siano rapporti tesi, no? Perché Tare fa un'intervista a Gazzetta e il giorno dopo loro se la prendono perché Tare ha parlato, cioè anche qui futurismo, perché il scorso weekend ha parlato il capitano, l'allenatore, quindi facendo i prezzi. Ecco, poi. mi sembra una vicenda un po'. L'unica cosa che mi viene in mente è che loro si siano irritati perché questo non si allena, pressa il suo club ad accettare da quando l'offerta era di 25 più bonus, perché altrimenti in questo momento se è veramente 38 complessivi, al di là della difficoltà dei bonus, che da quel che ci risulta 2 sono abbastanza semplici, non ha più senso rifiutare 38. Cioè, che senso ha rifiutare 38? Quindi mi viene da pensare che ci sia dell'altro che stia complicando la cosa, perché altrimenti a 38 non rifiuti. Ma credo che sia una questione di principio per entrambi, perché anche il Milan a questo punto... Però il Milan un po' si è spinto. Sì, in realtà aveva detto che non sarebbe più spinto 3 settimane fa e ha ritentato di smuovere le acque mettendo 1 milione più di parte fissa, mettendo 2 bonus più semplici che in pratica è una sorta di pagherò 2 milioni l'anno prossimo, si spera quantomeno, di arrivare in Champions League, quindi di pagarli già l'anno prossimo. Però in questo momento sì, è anche molto una questione di principio, del tipo il Milan non penso che voglia forse passare per quelli che dopo un mese e mezzo alla fine ma mettono loro ci 40. però loro ci È giocano esattamente anche... quello che ti ho chiesto io un mese e mezzo fa. Però loro ci giocano anche sul fatto che tu a questo ragazzo gli stai dietro da più di un mese e quindi magari loro pensano che pur di non far la figura che hai perso tempo, alla fine cedi. Perché se no, detto questo, io spero che il Milan prenda una decisione prima possibile. Cioè, o sì o basta. Ne parlavamo oggi, questa mattina in obbligo con Henry. Oggi è il 28, giusto per chiudere il mese, facciamo il 31, giusto per stare... Poi basta. Con luglio chiudiamo. Mi metti la grafica 9, Morgan? Grazie. Il problema è che in tutto ciò noi siamo fermi su terzino. Quanti ne abbiamo in tasca per fare il terzino destro? E siamo fermi. Punta, quanti ne abbiamo in tasca per fare la Ma punta? bisogna capire anche se spendi questi. Appunto, fin quando non sai se te ne escono 40 o te ne escono magari 20, 22 perché ne vai a prendere un altro a meno, è anche complicato fare il resto. Vabbè, questa è un po' la cronistoria degli ultimi 12 mesi circa di Yajari. Nell'aprile del 24 passa dal Lucerna al Bruges per 6 milioni. Poi il contratto è partito da luglio, ma già ad aprile è stato ufficializzato dal Bruges. 6 milioni. 6 ad aprile. A luglio inizia il campionato da riserva di Vetlesen. Dopodiché, dopo qualche apparizione tra panchina, poi una da titolare, altre panchine, eccetera, prende la titolarità fissa a ottobre. Da Bruges, Union Saint-Gilloise in poi diventa titolare della squadra, debutta in Champions League, eccetera, eccetera. A novembre segna il suo primo gol, ne farà 4 in stagione, nella stagione totale, non solo in Jupiler League. In autunno 24 è capitano della Svizzera Under 21. La prima in nazionale svizzera da titolare sarà a giugno di quest'anno, quindi un paio di mesi fa, a inizio giugno. Ha giocato le 2 amichevoli della Svizzera contro Messico e Stati Uniti, se non ricordo male, e la seconda è stata la prima da titolare, perché altrimenti in nazionale A aveva soltanto delle apparizioni da pochissimi minuti. A marzo del 2025 esce dalla Champions League con l'Aston Villa, chiude il campionato da secondo in regular season e da secondo nei playoff, che tra l'altro ha vinto l'Union Saint-Gilloise. Il 12 giugno le prime voci di mercato Milan, il 15 luglio torna a allenarsi a parte con il Bruges e nel luglio del 2024 salta appunto Supercoppa, prima giornata di campionato, eccetera, eccetera. Questi sono stati 12 mesi belli densi, tra l'altro, di Ardon Yajari, che è passato dall'essere da Lucerna a 6 milioni
a tutta questa stagione tra Champions League, campionato, Milan, nazionale, eccetera, eccetera, eccetera. Io ragazzi Luglio 25, vado un po' sì, dritta, scusate. tanto ormai mi conoscete, magari mi clippate tra un anno e rivedo il mio video, tanto ormai va di moda così. Per me un ragazzo che ha questo curriculum 40 milioni non li vale, anche per il ruolo che ha. Cioè, probabilmente se era 40 e una... compri uno fatto finito cioè preciso 40, proprio. 40, 40 compra un giocatore, oddio, fatto e finito, Sì, 40 sì, sì, beh, magari 40. non fatto e finito e forte, cioè secondo me Ederson non costa molto di più. Però magari tra un anno siamo qui a parlare di lui come di un fenomeno generazionale. Ma ragazzi, fate i nomi. Ora, noi non facciamo questo di mestiere, noi facciamo altro di mestiere, altrimenti chi di mestiere dovrebbe fare questo, domani mattina si gira e compra una 40. Però se facciamo giusto un po' di tara, tra virgolette, Thuram l'anno scorso è andato via alla metà, circa. Reinders stesso, che non è che aveva tutta sta carriera diversa rispetto a Yajari, onestamente. Dalla Z di Alkmaar aveva un po' più anni. aveva qualche anno in più, in nazionale aveva 0 presenze, ma Yajari ne ha 1,5 in croce, e non è che ha tutta questa differenza. Chi altro? Manu Koné, ecco, Fraga. Manu Koné è andato via a una cifra nettamente inferiore e giocava già in Bundes al Gladbach, aveva delle presenze in nazionale francese. Cioè, per dire che insomma ci sono giocatori già un pochino più, non ti dico campionissimi, però a una cifra inferiore già con un contorno abbastanza definito. A 40 vai veramente a prendere qualcuno Di pronto. di pronto. Ah, ma poi magari arriva questo ragazzo ed è prontissimo, eh. Però 40 è molto, cioè quando io vi dicevo che non ha fatto chissà che cosa a livello proprio di curriculum, e lo vedete anche da qui perché il Bruges probabilmente non è così convinto a venderlo, perché è lì da poco. Comunque loro hanno quest'idea che se fa un altro anno lì arriva alla Premier e magari gli dà 60, ipotizzo, Cioè, però per me con quella cifra lì si fa dell'altro. Ma infatti la prima offerta del Milan a 25 per me era più che giusta. Il problema è che con il Bruges è così, soprattutto con il Bruges che non è intenzionato a venderlo, perché ad esempio De Ketelaere, secondo me, loro erano arrivati a un punto che, non ti dico che volevano venderlo, però avevano tratto da lui, no, diverse stagioni, quindi Comunque, qui è giusto per diverso. riportarvi anche Gazzetta dello Sport, Luca Bianchini ha appena scritto: niente da fare, il Bruges respinge l'offerta da 33,5 più bonus del Milan, i belgi cercano di coinvolgere il club di Premier per scatenare l'asta che vuole, il giocatore vuole solo il rossonero, ma insomma tanto quando filtrano tra virgolette notizie da Newsblad e Last News, che spero di non leggere mai più nella mia vita, HLN. però questo è la voce del Bruges, come a volte in alcuni media italiani è la voce del Milan piuttosto che dell'Inter, della Juve. Se escono i 2 principali quotidiani sportivi belgi, qualcosa gli hanno detto, se no non è che escono così perché li è girata. Vabbè ragazzi, niente da dire. No, ma O ci bisogna- rimettiamo in moto, non so cosa No, ma dire, secondo e me bisogna rilanciamo. capire una O cosa, arrivederci. cioè allora, loro possono voler scatenare l'asta quanto vogliono, ma dipende, uno, se quest'asta veramente si scatena, due, se il ragazzo dà l'ok a un'eventuale asta che si è scatenata. Quindi o tu aspetti che quest'asta non si scateni, perché tanto questo ragazzo vuole venire al Milan, poi, ora, se arriva il Liverpool, io non so se lui dice no. Perché dire no all'Aston Villa non è dire no al Liverpool, ok? Quindi io la mano sul fuoco non la metterò mai su queste cose. Però o aspetti che l'asta non si scateni e quindi poi vai da loro tra 2 settimane e dici quindi l'asta ce lo dai a 33,5 più bonus? Sì, vabbè. Oppure arrivederci. Tra 3 giorni è Anzi, agosto. Anzi, addio.
3 giorni, è No, agosto. ma io sono d'accordo con te, Cioè, ma non mi sembra che il avessimo Milan lo la stia rosa, lasciando. la rosa finita, metti, che ne so, la rosa è fatta e ti manca solo la punta, metti, che ne so, da comprare, posso anche aspettare il 15 di agosto, il 20 di agosto, perché tanto la mia rosa è finita, non devo fare più nient'altro, posso fare anche, che ne so, come è successo per Ibra ai tempi, poi è arrivato anche Robinho, vabbè, quell'altra questione. Posso anche aspettare gli ultimi 3 giorni se la mia rosa nel mentre è a posto. Ma qui noi dobbiamo No, ma anche io fare sono il d'accordo con terzino, te. nel caso la mezzala, la punta, dobbiamo sfoltire il resto della rosa nel mentre fare altre operazioni, capire se i centrali vanno bene oppure doverne prendere un altro perché magari arriva un'offerta. Cioè, il nostro mercato è ancora bello mobile. Cioè, non è che abbiamo finito 23 giocatori di rosa, manca solo il 24esimo. Guarda, io sono d'accordo con te, ma non mi pare che il Milan, nonostante questo bailame, abbia deciso di abbandonarlo nelle ultime settimane. Perché che il Bruges avesse questo atteggiamento così drastico e un po' tranchant si era capito anche 10 giorni fa. Però, ripeto, o si aspetta come se fosse una cosa che, vabbè, se riusciamo lo prendiamo, se no ciao, ma vista la cifra non puoi, oppure dici addio alla trattativa, però dici addio vuol dire che inizi a lavorare sulla vera alternativa e basta. Cioè io non vedo Però il Milan anche- troppo convinto di abbandonare sta cosa, No, perché ma sai perché è stato. Adesso non è per dare diciamo così. Non è un giudizio a tare, lo metto bene in chiaro, però sai come a pesca tiri un po' la lenza e fai venire, diciamo così, la preda verso di te? Un po' è stato così, nel senso che loro ti hanno fatto snasare che magari a 30, 32, 35 iniziavano a sedersi, a parlare, eccetera, eccetera. Poi ti hanno detto, se metti la cifra record per il Belgio, guarda che la facciamo. Poi ti hanno detto, guarda che se metti 35 più 1 di base fissa, la facciamo. Più o meno 35 di base fissa, sei arrivato con quei 2 bonus che. che te l'avevano fatto più o meno Però uguale, eh? loro adesso riavvolgono la lenza e tu a quel punto sei arrivato, però la lenza è finita. Ma Cioè, io ragazzi con gente così non ci avrei più trattato, perché tanto con De Ketelare era andata uguale, eh. Ti avevano fatto nasare che a 32-33 si chiudeva, poi quando ci sei arrivato, 35, 35 più bonus. Soprattutto quando, ripeto, loro non hanno intenzione di vendere immediatamente il giocatore. Però, guarda, ti leggo 3 righe del pezzo di Luca Bianchin. Il Bruges ha mandato un messaggio in bottiglia. I 33,5 più bonus offerti dal Milan per Ardon Yajari non bastano. Prega aumentare ancora. Il gran rifiuto non è ancora ufficiale, o meglio, non è stato ancora recapitato al Milan, ma questo fanno intendere i dirigenti del club meno sopportati ai tifosi, eccetera, eccetera. Cioè, anche se fosse vera peraltro la ricostruzione, ancora una volta, ma se tu hai deciso di dire no, prima mail al Milan, poi alza il telefono e inizia a dire a destra e a ma loro sinistra gli no. piace, gli piace, Cioè, sai. in teoria si farebbe così. Cioè, arriva l'offerta, sì, no, mando la mail al Milan dicendo sì, no. Poi faccio filtrare che tutto il delirio è papà. Però il problema è che Tare si è permesso di parlare a Gazzetta, ok, vabbè. Va bene, che altro dire? Tra Niente, l'altro grafica 10, nel, Morgan. nel pezzo di Luca c'è anche scritto la posizione del Bruges sembra essere rimasta quella di sempre. Yashari per loro vale 40 milioni. Io avrei già detto ciao, però capisco che nel mercato ci sono delle dinamiche che sono più complesse di quello che sembra. Mm-mm. Chiudiamo con la punta, in teoria, quella che si dovrebbe sbloccare tra una quindicina di giorni, sempre se tra 15 giorni non siamo ancora dietro ad Ardon Yajari, spero onestamente di no, ma tant'è. È ovvio che, insomma, per andare a vedere se c'è la possibilità di andare a prendere Vlahovic, bisogna far sì che la Juve comunque debba prendere un altro giocatore, non può ovviamente presentarsi all'inizio della stagione dando a te Vlahovic e tenendosi solo David. Morale, c'è la questione Colomoni da sistemare. La Juve vorrebbe riprendere Colomoni, il Paris Saint-Germain in prestito non lo dà, se dà in prestito lo dà in prestito oneroso con obbligo. E quindi Mi sembra abbastanza giusto.
si potrebbe impostare, da quello che dicono da Torino, a 10 più 40 circa. 10 di oneroso, 40 di riscatto, per un totale di 50. Quindi rimandi il pagamento. Rimandi il pagamento. Morale, se chiudono per Colomani, allora si apre per Vlahovic, però siccome anche loro a telenovela non sono messi male, per Colomani anche loro stanno andando belli lunghi, e quindi lo vedremo tra 2 settimane, sperando di capire cosa abbiamo in tasca per fare la punta. Ma ripeto, sono settimane che sembra che questa trattativa, cioè quella di Yashari, sia al capolinea. Però a me Tare non pare che voglia mollarlo sto ragazzo, quindi magari con questo ennesimo rifiuto succede, oppure magari tra una settimana il Bruges vede che l'asta non si scatena e torna dal Milan. Però non è facile, perché tu devi impostare il mercato non sapendo se quella cifra la devi spendere. Cioè o decidi che stop, fine, vai pure da l'Aston Villa e tutto quello che vuoi, oppure vivi in questa attesa. Dai, Cioè, leggiamo qualche messaggio da casa prima di chiudere. Torniamo poi in studio, Morgan. Facciamo 5 minuti di chat nel mentre. Jimenez quando arriva, dovrebbe arrivare il 4 insieme a Modric, anche perché hanno praticamente finito insieme. Cioè Modric è uscito dal mondiale e lui ha finito la finale contro gli Stati Uniti, che hanno perso. Spero che il Bruges l'asta alla fine la prenda. Non dovevo leggerlo questo. LB, grazie comunque del messaggio. Massimo ci scrive: ragazzi, Yashari non è profilo da top club europeo. possiamo sapere. Francesco scrive: ma che sì? No? Io Che però, sì, non so, onestamente. ma poi non mi pare che si voglia andare su profili del passato, visto che quei No. pochi del passato che sono rimasti gli viene rescisso il contratto, quindi non mi pare. Christian gli risponde: in pratica, Yashari, così come altri, sono profili da Moneyball, cioè da rivendere. Anche se, insomma, tutta questa voglia di mettere tutti questi milioni su milioni. Chi? Chi? Dare sì. Ah, vabbè, siamo sempre Ma il lì, lato Moneyball, diciamo così, non tanto. dov'è la notizia? Cioè. No, da nessuna parte. Però comunque poi a gennaio hanno messo soldi per Santiago, quindi non puoi dire che non mettono i soldi, cioè non si può dire. Ma di Galliani ci sono news? Tutto fake, Bea? Io non credo che sia tutto fake, però da qui alla realtà io credo che Adriano Galliani prima o poi si esporrà su questo. Beh, credo di sì, nel caso. Prima di una sua intervista o intervista fatta trapelare, io aspetterei a parlare, anche perché bisognerebbe capire come e al posto di chi, anche se ormai il Milan è diventato il club che aggiunge non toglie. Allora, vuol dire profilo da prendere Filippo, sposo in pieno, ma non so se gli possiamo dare gradi al titolare, onestamente è veramente molto giovane, però sì, è un bellissimo giocatore, molto giovane, dell'Lille. Perché Pulisic è tornato prima in Jimenez il 4 agosto? Perché Pulisic non ha fatto la Coppa, non è stato proprio convocato dagli Stati Uniti, quindi è andato in vacanza con fidanzata, famiglia e compagnia, e poi Ed è tornato prima. è tornato come tutti gli altri, al pari di Yunus Musa, che non sono stati convocati per la Coppa. Tant'è che c'è stato anche un po' di baruffa con Pochettino, non lato Pulisic, lato media statunitensi. Marco, bene. Rinuncia al terzino destro, Fili, anch'io, ma non per quel motivo, fate i bravi. Mi fa piacere vedere Pato con i ragazzi, cosa ne pensate? Ci scrive Cooper. Sì, Pato fa sempre bene, il mio Per lui- rimpianto più grande credo che me lo porterò fino alla tomba. Anche per lui, Ah, vabbè. non so gli anni dove, come siano passati, però prendiamo atto che i brasiliani sono Gerti ti chiede quale giocatore vorresti vedere al Milan. Pato di 18 anni. troppo importante. Cioè, vorresti vedere al Milan in che senso? Cioè, di quelli attuali, di quelli del passato, di giocatori che non sono arrivati? Dai, fai un nome, butta un nome, che te frega.
A me sarebbe piaciuto vedere Alessandro Buongiorno. Ah, Ale Buongio. Va bene. A me sì. Va bene. Allora vado avanti a leggere. Fate i bravi, che non posso leggere tutti questi messaggi sul presidente. Se non Yajari, chi vorreste a centrocampo? Questa è tua. Bella domanda. Guarda, visto che ogni tanto arriva, ma fatti i nomi, domani facciamo 2 o 3 nomi. Va bene. Però non li faccio così buttati a caso così. Però 2 o 3 nomi li faccio. Tipo Stiller non è un cattivo. No, tipo Stiller a 40 non viene via, è troppo poco, vero? Vabbè. Abbiamo bisogno di rimpiazzare Zoe, ti chiedono, Bea. È impossibile, credo. Guarda, onestamente di questi tempi non vedo una vera wax così del livello di Zoe. No, non la vedo. Siamo arrivati in chiusura. C'è Bea. Daniele che ci chiede: ma ha senso rifiutare 38 milioni tenendo poi un giocatore in queste condizioni? No. L'anno prossimo rischia la svalutazione. Sì, Daniele, però rischia molto anche lui, perché l'anno dei mondiali. Cioè, io mi auguro per lui che il Milan gli abbia dato delle garanzie, perché per me lui sta rischiando tantissimo. Però scusate, aspetta. Cioè, la vita è la sua, Fermi tutti. Ma se noi pensiamo possa valere addirittura 38, quindi lo reputiamo un giocatore pieno, bello, un giocatore che peraltro non rischia neanche di farsi schiacciare dalla pressione, San Siro, bla bla. Quindi un bel giocatore. Il Bruges può lecitamente pensare: ma scusa, ma se il Milan pensa così, io penso così, lo tengo ancora qua un anno, sono sicuro che il giocatore non mi si svaluta perché lo reputo forte, talmente forte che tra un anno lo rivendo a 45. Magari se fa anche i mondiali, eccetera, lo rivendo pure a 50. Perché altrimenti non ne vale la pena. Per me, ragazzi, quello che sta rischiando di più è il giocatore, perché il Bruges va avanti senza Yashari? Sì. Il Milan va avanti senza Yashari? Sì. La carriera è la sua? Sì. Cioè, per me quello che sta rischiando più di tutti è lui. Onestamente. Ora, Simone, hai ragione. In effetti, scusate, ma se io valuto un giocatore 38, loro anche, noi gli offriamo tra l'altro 2 milioni, che parametrato a quel livello va bene che è giovane, però tendenzialmente potrebbe anche chiedere qualcosa in più di 2 milioni. Lo stesso dovrebbe fare il Bruges, ma il Bruges ha un contratto, quindi potrebbe anche infiscarsene. Vabbè, siamo arrivati in chiusura, Bea, 17.03, ciao. E anche questa giornata è passata parlando di Ardon Yashari. Io vi do appuntamento domani sperando che in un modo o nell'altro o si chiuda in bene o si chiuda proprio. Antonio, cosa mi hai sbloccato? Anzi, no, non Antonio, scusate, Jacopo. D'Agostino al Real Madrid, incredibile, trattativa incredibile. Caro il mio Morgan, metti pure la sigla, ci ritroviamo domani. Ciao. Amici rossoneri, è il momento di scendere in campo, perché è tornato il Fanta dei milanisti. In palio ogni giornata ci sono maglie ufficiali del Milan, buoni Amazon da 100 euro e, tra i premi finali, iPhone 16, MacBook Pro 14 pollici e molto altro. 270 crediti per la rosa, mercato sempre aperto, ma soprattutto solo milanisti. Sfida gli speaker di Radio Rossonera e gli altri ascoltatori. L'iscrizione costa solo 19,99 euro per tutta la stagione. Vai su fantalgoritmo.it/Radio Rossonera e affrettati, perché in caso di spareggio vince chi si è iscritto prima.